L'altro giorno mi è capitata sulla bacheca di Facebook una storia straordinaria, una di quelle biografie noir femminili che mi incuriosiscono un sacco, soprattutto d'estate, che è la stagione dei racconti horror. C'era un particolare però, era scritta in spagnolo, parlava di una ragazza che aveva vissuto a Belém, in Brasile, dove si parla portoghese, e mostrava la fotografia di una bellissima figliola scattata a Baker Street, la strada di Londra, che è famosa per essere sede della casa di Sherlock Holmes. Insomma, io sono su internet dal 1998 e questa storia puzzava lontano un miglio. Facciamo così, prima ve la racconto come è stata scritta in spagnolo, poi ne parliamo. Nel 1896 la città di Belém, in Brasile, si arricchisce vendendo gomma proveniente dall'Amazzonia al mondo, facendo diventare i contadini improvvisamente benestanti e portandoli a costruire ricche dimore con materiali provenienti dall'Europa, mentre le loro mogli e figlie spedivano i loro vestiti nel vecchio continente per essere lavati e importavano acqua minerale da Londra per i propri bagni. Il Teatro da Paz era il centro della vita culturale dell'Amazzonia, con concerti di artisti europei. Tra di loro una attirò particolarmente l'attenzione del pubblico, la bella cantante d'opera francese Camille Montfort, che suscitava desideri inconfessabili nei ricchi signori della regione e atroci gelosie nelle mogli a causa della sua grande bellezza. Camille Montfort provocò anche indignazione per il suo comportamento libero dalle convenzioni sociali del suo tempo. Leggenda narra che fu vista ballare seminuda per le strade di Belém sotto la pioggia pomeridiana, attirando l'attenzione anche per le sue solitarie passeggiate notturne. Qualcuno la vide con i suoi lunghi e vaporosi abiti neri sotto la luna piena, sulle rive del fiume Guayará, verso l'Igarapé das Almas. La ragazza trasse una pletora di pettegolezzi. Si diceva che fosse l'amante di Francisco Bologna, colui che l'aveva portata dall'Europa e che le faceva fare il bagno in vasche riempite di costosi champagne importati dall'Europa. A causa della sua pallidezza e del suo aspetto emaciato, si mormorava anche che fosse stata contagiata con il morbo del vampirismo a Londra e che avesse portato questo male in Amazzonia con un insaziabile desiderio di bere sangue umano, tanto da ipnotizzare le giovani con la sua voce durante i concerti, addormentandole nel suo camerino per poter arrivare al loro collo. Queste storie si sposavano bene con i racconti di svenimenti in teatro durante i suoi concerti, spiegati come effetto delle forti emozioni che la sua musica suscitava negli spettatori. Si diceva anche che avesse il potere di comunicare con i morti e di materializzare i loro spiriti in dense nebbie eteree di materiale ectoplasmatico espulso dal suo stesso corpo durante sedute medianiche. Senza dubbio furono le prime manifestazioni in Amazzonia di ciò che poi sarebbe stato chiamato spiritismo, praticato nei ricchi palazzi di Belém, come il Palacete Pigno. Alla fine del 1896 un terribile focolaio di colera colpì la città di Belém e Camille Montfort fu una delle sue vittime, finendo sepolta nel cimitero della solitudine. Oggi la sua tomba è ancora lì, coperta di fango, muschio e foglie secche, sotto un enorme albero di mango che la copre con la sua ombra, illuminata solo da alcuni raggi del sole che si proiettano attraverso le foglie verdi. Si tratta di un mausoleo neoclassico con una porta chiusa da un vecchio lucchetto arrugginito, su cui si può vedere un busto femminile in marmo bianco sulla larga copertura della tomba abbandonata e, adiacente al muro, un piccolo ritratto incorniciato di una donna vestita di nero. Sulla sua lapide si legge: «Qui giace Camille Maria Montfort, 1869-1896, la voce che incantò il mondo». Ma ci sono ancora coloro che dicono che la sua tomba è vuota e che la sua morte e il suo seppellimento non sono stati altro che un pretesto per coprire il suo caso di vampirismo e che Camille Montfort vive ancora in Europa e che oggi ha l'età di 154 anni.
Per l'immagine si specifica che è stata ritoccata per esaltare i dettagli e che quello che la ragazza tiene in mano non è un cellulare, ma un piccolo taccuino. Questa è la storia, affascinante, sufficientemente vaga e semplicemente perfetta per essere letta velocemente su Facebook o su un altro social. Di vero, però, non c'è nulla. Non è mai esistita una cantante dal nome Camille Montfort. Non c'è mai stata una tomba a suo nome a Belém, né quella fotografia, a mio parere, raffigura una ragazza di fine Ottocento. Potrebbe trattarsi di un'immagine ritoccata anche con l'intelligenza artificiale, ma di questo non posso essere sicuro. La storia presentata sui social è di fantasia e chi l'ha pensata ha disseminato di indizi la narrazione. Prima di tutto pensare che dei contadini brasiliani di fine Ottocento si arricchissero è assurdo e immaginare che mandassero dei panni in Europa è ridicolo. Tutta la narrazione sul vampirismo ovviamente è surreale, ma di più, anche Garapé das Almas non è un fiume ma un tratto di canale che non esiste, una leggenda metropolitana, teatro di manifestazioni soprannaturali sulla Avenida Visconte de Sousa Franco, nel quartiere di Reduto a Belém. Nella storia ci sono degli elementi di verità fondamentali per far risultare verosimile la narrazione. Ad esempio, Belém è davvero un porto per il commercio del caucciù amazzonico. Il teatro cittadino si chiama davvero Teatro da Paz e si trova in Piazza della Repubblica. E la città di Belém è famosa come del mango per i tantissimi alberi presenti in città. Da qui la pianta che copre la tomba della vampira. Dal sito Reda Vampirica otteniamo tante altre informazioni che però vanno tutte verificate. Vi lascio il link in descrizione per chi vuole approfondire. La storia di Camille Montfort è di pura invenzione e verrebbe da un tale scrittore brasiliano, Bosco Jansen, che negli anni 70 scrisse After the Afternoon Rain, ma anche di Bosco e del suo libro online non c'è traccia, quindi anche questa affermazione l'ha presa con le pinze. Insomma, storiella affascinante, immagine fittizia davvero azzeccata, racconto verosimile, ma zeppo di indizi per far capire che si tratta di fantasia. Arrivati a questo punto possiamo chiederci come si inventa e si fa diventare virale una storia di sana pianta su internet? Io personalmente non lo so che ho preso un sacco di granchi e faccio errori involontari, ma quel di cui sono sicuro è che se prendi un daguerrotipo di una bella ragazza, la metti online e la condisci con un titolo tipo Camille Montfort, la vampira amazzone, di solito funziona bene. Se fra qualche giorno vi troverete in bacheca la storia di Camille, magari tradotta in italiano o in inglese, del suo vampirismo e quella fotografia, saprete che si tratta semplicemente di fantasia.